cacciatori vi portiamo oggi all'interno di una storia che inizia oltre mezzo secolo fa, nel cuore della Valtrompia e che ancora oggi continua con grande successo non solo in Italia ma in tutto il mondo. È la storia dell'armeria dei fratelli Poli. Partendo da quella che è la nostra musa ispiratrice, la dea Artemide, conosciamo questa storia fatta di arte e di passione. Una storia che si contraddistingue per la produzione di fucili fini come quello che la dea stringe fra le mani, che è l'ultimo modello, il sovrapposto Zircon Light. E da qui ora ci muoviamo per andare a conoscere direttamente loro, gli artefici di queste piccole opere d'arte, frutto di esperienza e di qualità artigianale. Andiamo a conoscere i fratelli Poli. Allora Tiziano, questa attività che portate avanti con orgoglio, giustamente da più di 50 anni, cos'è che spinge tutt'oggi i cacciatori, i giovani di tutte le età a venire da voi, soprattutto gli amanti dei piccoli calibri, e scegliere le vostre armi? Ma guarda Fabio, principalmente la cosa che induce tutti i cacciatori a venirci a trovare è che qui da noi possono costruire un'arma su misura praticamente, in base alle proprie caratteristiche fisiche, perché come tu ben sai non tutti siamo uguali, c'è la persona alta, magra, con collo alto, con le braccia lunghe, e qui da noi diamo la possibilità di costruire il fucile praticamente personalizzato. Come andare da un sarto, farsi fare il vestito su misura e i cacciatori vengono da noi. Io personalmente prendo le misure del calcio, oltre alle caratteristiche tecniche anche della canna, dalla lunghezza alla strozzatura, al monogrillo, al bigrillo. Praticamente Fabio gli facciamo il fucile proprio incisione compresa in base alle proprie esigenze. Noi possiamo ritirare il fucile dal nostro eventuale cliente, un loro fucile usato, per mutarlo, che poi noi lo sistemiamo per bene in modo da poterlo dare ad eventuali clienti. E un'altra cosa molto importante è che noi diamo la possibilità al cliente di comprare direttamente qui da noi il fucile presso la nostra sede. Da questo primo piano espositivo della vostra sede salirei ai piani superiori per scoprire proprio come e dove nasce un fucile Poli. Perfetto, vi accompagno volentieri. Bene, ci siamo, qui arriviamo nel cuore pulsante di questa azienda a conduzione familiare e andiamo a conoscere ed interrompere mentre sta lavorando Pierantonio Poli, fratello di Tiziano. A cosa ti stai dedicando? Niente, adesso sono arrivato nella fase ultimale della pulitura del legno, della lucidatura. Sto facendo la finitura della lucidatura a Truoi di questa doppiettina nostra Lapis Extra tartarugata con inserto in oro. Vedete, questo qua è un calcio in radica, da me finito, da me incassato, da me lucidato e zigrinato. Adesso vi faccio vedere la zigrinatura della sua asta che la sto finendo, sto pulendo un po' lo zigrino per poi dargli le ultime mani di lucidatura a olio. Vedete, questo qua adesso è ancora opaco, in 4, 5, 6 giorni sarà ultimato. Vi faccio vedere adesso questo, un tamponcino, un'operazione molto delicata. Fra una settimana quest'asta sarà finita, ultimata, e il cliente verrà a ritirarsi la sua doppietta che l'ha aspettata all'incirca 4 mesi. Perfetto Pierantonio, qui abbiamo visto le due parti, diciamo, che determinano l'imbracciata del fucile, cioè il calcio e la stina. Mostraci quali sono le altre parti fondamentali meccaniche, dove nasce e come nasce un'arma praticamente, esatto. Come nasce un'arma in forma molto sintetizzata. Praticamente le nostre armi personalizzate, si parte da questi pezzi qua, si parte da una canna grezza, una bascula, una croce, con delle operazioni totalmente manuali noi li ramponiamo. La ramponatura è l'accoppiamento canna, croce, bascula. Quando il fucile viene ramponato arriviamo a questo punto, lo otteniamo a questo punto, come potete vedere. Questo qui noi abbiamo fatto adesso la ramponatura e abbiamo già anche inserito tra l'altro l'estrattore manuale. Abbiamo fatto accoppiamento canna, bascula, croce,
E le vostre canne, le canne poli, come nascono? La composizione dei materiali è acciaio, nickel, cromo e trilegato. Noi siamo specializzati, diciamo specializzati, perché abbiamo trovato una balistica, nel senso che le nostre canne le foriamo molto larghe, con i coni lunghi. Questo perché, essendo un fucile molto leggero, 2,6 kg, 2,7 kg, abbiamo trovato, per non farlo noi diciamo picchiare quando c'è lo sparo, abbiamo allargato i coni in maniera tale che hai meno rinculo. E le nostre canne, vedete qua, vengono tutte testate al banco di prova 1320 perché ci teniamo a dare la massima sicurezza, e il cliente si sceglie le lunghezze delle canne, delle strozzature, la misura dei calci. Quando viene dalla nostra azienda viene e si sceglie il calcio. Questo qua è il calcio che si è scelto un cliente, in questo caso il cliente vuole un'asta inglese, una bella radica di noce. Lo prepariamo per l'incassatura. Fase successiva, fucile incassato. Fucile incassato, in questo caso un fucile una persona molto alta perché è un calcio molto lungo. Adesso il fucile deve essere tirato prima a lima, poi a tela, così, e vedete l'importante è il taglio delle viti, deve essere tutta una pulitura uniforme. Dopo io, come avete visto, luciderò, zigrinerò il calcio. Da questa fase qui il fucile verrà portato all'incisore. L'incisore avrà la sua scheda, le incisioni standard o incisioni particolari, non ci sono problemi. Dopo che viene inciso la bascula e le varie parti, il fucile viene pulito per poi essere mandato in tempera. Questa qui è una bascula che il ragazzo sta preparando per poi mandare in tempera. Quando ha finito viene portata in una ditta specializzata, viene temperata la bascula e le parti, o brunito o tartaruga, in base alle esigenze del cliente. Per noi non è un problema. La bascula, una volta terminato il processo di tempera o di altro trattamento termico che il cliente ha scelto, viene poi alla fine montata. Come potete vedere adesso il ragazzo ha già montato il legno, ha montato su tutte le sue parti. In questo caso era una lapis extra. Il cliente ha voluto le parti non argento vecchio ma le ha volute brunite. Adesso è stato assemblato, sta montando l'ultima fase, che stava montando la stina. Adesso vi fa vedere. Mette su un po' di olio importantissimo nella ceniera per non avere troppe aderenze, anche perché sono molto precisi, sono ramponati bene i nostri fucili. Adesso vi fa vedere l'ultima fase, si alza l'estrattore, ecco, vedete la precisione, non serve dare le pacche sull'asta, perché guardate il pulsante qua, quando un fucile è fatto bene basta premere lentamente sull'asta e il bottone va in chiusura automaticamente. Oltre a tutte le parti meccaniche dei vostri fucili vedo anche altri marchi. Siamo in grado di riparare tutti i tipi di armi, sia sportive e sia da caccia. E questo, Fabio, è il risultato finale della nostra doppietta, in questo caso la doppietta Lapis.